Ciao, bentornato o bentornato su questo canale. Se invece sei nuova o nuovo, ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, un interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa, cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. Oggi vorrei affrontare il tema cucine, vedendo insieme i trend per l'anno 2023, anche perché credo che non saranno trend passeggeri. Prima di cominciare, come sempre, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa e non l'hai ancora fatto, ricordati di iscriverti al mio canale per avere altre informazioni su questo tema. Metti un bel like al video e partiamo! La cucina è il cuore pulsante della casa, la stanza che viviamo di più, non solo per cucinare e mangiare. Quindi va scelta e studiata con cura. Vediamo cosa ci propone l'anno che verrà. Ammettiamolo, la maggior parte delle nostre cucine sono bianche, nere, grigie, color legno più o meno chiaro. La cucina colorata, anche se ovviamente esiste, è più difficile da vedere. Con questa forte voglia di riconnettersi alla natura, che negli ultimi anni è sempre più sentita, ecco che il cambiamento dei colori avviene anche nell'arredo. In particolare, la cucina si tinge di verde. L'anno scorso il verde nelle sue varie tonalità era stato il colore dell'anno di praticamente tutti i brand. Possiamo dire che il verde è considerato oramai come un colore neutro ed ecco perché si vedrà molto più sovente soprattutto nei mobili della cucina, di qualunque stile si tratti. Il verde è un colore invitante e calmante che possiamo dire porta un po' di vita alla cucina. Stai per comprare o cambiare cucina, ma prenderla tutta verde ti spaventa un po'? Non vorresti stufarti dopo qualche tempo? Beh, puoi pensare di portare questo colore a piccole dosi. Puoi prendere per esempio solo i mobiletti bassi in verde e pensili bianchi o color legno chiaro. Se sei fortunato e hai l'isola o la penisola, potresti considerarla come il pezzo forte e fare solo quella di verde. Oppure puoi usarlo nel paraschizzi o ancora dipingendo i muri, anche se qui farei attenzione perché il verde è un colore che non aiuta la digestione, quindi non dipingere tutte le pareti. Ancora puoi usarlo in alcuni elementi come le sedie o gli sgabelli, alcuni piccoli elettrodomestici che lasci a vista, oppure vasi e piante o semplicemente negli asciugamani e nelle presine. Forme morbide e sinuose sono un trend degli ultimi anni che entrerà anche in cucina e si vedrà soprattutto con isole e penisole, ma anche nei terminali. Le linee più tondeggianti rendono meno rigido e impersonale l'ambiente, facendo diventare la cucina ancora più invitante ed accogliente. Forme curve si possono introdurre anche con le sedie, che tra l'altro risulteranno anche più comode perché più avvolgenti, oppure con l'illuminazione e ovviamente altri oggetti decorativi. La cucina non è più solo un posto dove preparare manicaretti e mangiare, per cui l'importante era avere il necessario che fosse funzionale per quello scopo. Ora la cucina è uno di quegli ambienti che vengono studiati con attenzione anche a livello estetico. È un peccato quindi avere una bella cucina sul cui top però regna il caos e ammettiamolo spesso capita. Vuoi la macchinetta del caffè, l'impastatrice, il set di coltelli, il rotolone di carta e chi più ne ha più ne metta.
Il trend del 2023 è cercare di nascondere un po' questi piccoli elettrodomestici, lasciando fuori solo quello che può essere anche decorativo. Per questo motivo si possono portare i pensili fino al top, dentro ai quali mettere tutte quelle cose che magari regolarmente usi, quindi sarebbe scomodo ritirare negli armadietti, ma che possono creare caos. Basterà aprire lo sportello e voilà, sono pronti all'uso, ma quando non servono, con lo sportello chiuso, tutto sarà più ordinato. Questo renderà la cucina più elegante e sofisticata. Tra l'altro è anche molto più igienico perché avranno meno polvere e anche meno unto se sono vicino ai fuochi. Sul top lascerai solo quei pochi oggetti che possono essere decorativi e dare davvero un plus. Per lo stesso motivo, ovvero il caos visivo, ma soprattutto l'igiene, le mensole diminuiranno parecchio. Sicuramente si eviteranno le mensole al posto dei pensili per mettere le stoviglie, perché appunto non è molto igienico. Non è comunque obbligatorio fare sparire del tutto le mensole, l'importante è poi riuscire a decorarle in maniera semplice ed elegante. Per fare questo puoi prendere spunto su come decorare le librerie, lo trovi qui e ti lascio il link in descrizione. Le regole sono sempre le stesse. Anche l'illuminazione cambierà un po'. Possiamo dire che solitamente abbiamo una luce generale, spessa messa al centro della stanza e poi, forse, la luce sottopensile. Chi ha isola o penisola potrebbe avere anche delle luci dirette sul piano, vuoi come pendenti o vuoi come un ribassamento con faretti ad incasso. La luce diventerà un po' più protagonista, anche perché una illuminazione ben studiata può cambiare faccia ad un ambiente, quindi anche la cucina. Sarà facile vedere, sempre per chi ha la fortuna di avere isola e penisola, delle luci a sospensioni posizionate solo da un lato, una asimmetria che creerà un interesse visivo. Ma anche per chi non avesse isola e penisola sarà importante riuscire ad avere più tipi di illuminazione, non solo quella generale ma anche puntuale sul tavolo per un miglior comfort visivo quando si mangia. Anche la luce sottopensile sarà studiata ancora meglio per riuscire a vedere bene quello che si fa quando si cucina. Se i pensili non ci sono, si possono usare delle belle lampade a muro. Capita spesso che in cucina come decorazioni si mettano quadri che riprendano l'argomento cibo o bevande, oppure, e lo ammetto, ce li ho anch'io, lavagnette con i magneti. Molto più difficile vedere un bel quadro o una galleria di foto. Anche in cucina potremmo e direi dovremmo portare un po' di arte. Decorare la cucina come si fa con le altre stanze darà alla tua cucina per l'appunto personalità. Lo puoi fare sui muri, ma anche sul top se hai lo spazio. Se è vero che abbiamo detto di nascondere i piccoli elettrodomestici, non è la stessa cosa per oggetti decorativi. Come sempre non bisogna esagerare, il tutto va studiato, ma farà una grande differenza davvero. Non so se questo sarà davvero un trend oppure no, ma quando ho visto questa soluzione me ne sono innamorata. Creare un piccolo angolo con delle ciotole per il cane o per il gatto, che abbia anche un rubinetto dove poter riempire la ciotola dell'acqua è semplicemente geniale. Questo è super funzionale, soprattutto quando si dovesse avere un cane di grandi dimensioni. Portare in giro la ciotola piena non è il massimo,
Ma grandezze a parte, c'è sempre comunque il rischio di rovesciare parte dell'acqua per terra. Spero che questo video ti sia stato utile e ti sia piaciuto. Nel caso fammelo sapere con un bel like e anche nei commenti. Sentiti libero di condividerlo con chiunque tu pensi possa essere interessato, ne sarò onorata e mi aiuterà a far crescere il canale. Se senti che la tua casa o qualche ambiente di essa non ti rispecchia abbastanza, non aspettare oltre e prenota la tua consulenza. Trovi i miei contatti in descrizione. Se poi non lo hai ancora fatto, ricordati anche di iscriverti al canale e di attivare la campanella per non perderti i prossimi video. Grazie per essere stato con me, a presto, ciao!